Ciao, sono Ivo. Oggi partiremo già dall'impasto che ha fatto la sua puntatura. Andremo quindi a spezzarlo, formarlo, andremo in lievitazione e poi quindi in cottura e dopo vi andrò a spiegare quelle che sono state le fasi precedenti e andremo assieme poi a vedere la fine della cottura e ad assaporare il pane per vedere le sue caratteristiche sia interne che di gusto e di sapore. Mettiamo la farina sul tavolo, andiamo a mettere appunto la pasta, dopodiché facciamo una pezzatura circa di 750 grammi in modo da fare un pane che sia di una pezzatura giusta per questa tipologia di prodotto. Ecco qua. Questo impasto è stato fatto con la farina mora. La farina mora è una farina che si ottiene attraverso una macinazione gentile. Significa che preserva tutte quelle che sono le caratteristiche diciamo, del grano come il germe, come il tritello, come alcune parti più nobili del chicco. Questo per avere un gusto particolare, un gusto più delicato. E andiamo appunto a prendere le fibre nella sua forma più fine. La mora quindi ha un gusto gentile, però a differenza delle solite farine integrali si presta per diverse lavorazioni, anche a lunghe lievitazioni, anche alla preparazione di bighe, proprio perché ha una sua sostiene proprio la lievitazione, quindi è adatta sia a preparazioni di lunga lievitazione che andare ad arricchire altre tipologie di impasto. Ora gli andiamo a dare una preforma rotonda, senza stringere troppo. Ecco qua. Ecco, durante l'impastamento va idratata lentamente, proprio per dare la possibilità alla fibra di assorbire i liquidi e di creare una buona maglia glutinica. Ieri sera abbiamo preparato una biga e un preimpasto proprio per preparare appunto questo pane fatto con la farina mora. La biga è un preimpasto formato da acqua, il 45% di acqua, il 100 di farina e l'1% di lievito. Viene fatto riposare, impastato brevemente, viene fatto riposare per 18 ore a 18 gradi. In questo caso invece che il 45% di acqua abbiamo messo il 50%, la metà, perché contenendo delle fibre va a assorbire, quindi otteniamo poi la stessa maturazione. L'autolisi non è altro che l'impastamento della farina con la pari quantità di acqua. Quindi è un impasto molto, molto liquido che viene preparato solitamente qualche minuto prima, 20, mezz'ora prima, mentre invece in questo caso viene preparato insieme alla biga, quindi il giorno precedente. Cosa serve? Serve per far assorbire la fibra la giusta quantità di acqua, serve per avere una idratazione maggiore, quindi anche in fase di impastamento, e serve appunto per dare più volume al pane. Ecco, adesso andiamo a dare la forma finale e quindi la lievitazione. Come forma abbiamo fatto una preforma rotonda, ora andiamo leggermente a premere capovolgendo la pasta sulla pezzatura. Dopodiché formiamo un primo avvolgimento da questo lato, la giriamo dall'altra parte, lo formiamo dall'altra e andiamo leggermente a chiudere. Ecco, diamo pure un pochino di tensione sulla superficie della pasta e la andiamo poi a mettere in lievitazione. Facciamo così anche con le altre pezzature. Vedete, la farina mora ha questa granulometria fine e quindi serve proprio per dare un gusto particolare, togliendo quello che è, diciamo, la parte più amara del chicco. La parte più amara sarebbe la parte più esterna, la parte più legnosa. Quindi anche al palato si noterà appunto che la masticazione è molto, molto delicata. Ecco, adesso abbiamo preparato appunto i nostri filoni con quella chiusura che abbiamo detto prima,
Quindi lo andiamo a mettere a lievitare con la chiusura sotto, dopodiché lo andiamo a capovolgere, incidere e infornare. Quindi è passata un'ora e mezzo e abbiamo il prodotto, il pane che è pronto per essere infornato. Ecco, noi adesso andremo a utilizzare un telaio di infornamento perché abbiamo la possibilità di cuocere su un forno a platea. Chiaramente è anche possibile cuocere in un forno ventilato, avendo appunto l'accortezza o di utilizzare una teglia forata e quindi oppure una teglia piena, stando però attenti alla cottura perché non sarà omogenea nella parte sotto del pane. Come vedete l'abbiamo capovolto in modo che quella chiusura che abbiamo fatto in precedenza l'abbiamo appunto messa sopra. Ok, quindi andiamo a incidere la superficie del pane. Magari teniamo il coltello in obliquo in modo che da poter far aprire bene la pasta. Ecco qua. Quindi abbiamo fatto questa incisione sul pane che serve proprio per far aprire il pane dove vogliamo noi. Quindi verrà questa bella spaccatura in superficie in modo che si apra il pane e abbia un bel effetto estetico. Bene, quindi abbiamo appena sfornato il pane fatto con la farina mora. Ora ha cotto per circa un'ora, abbiamo infornato a 230 più o meno, poi dopo 20 minuti abbiamo abbassato il forno a 220 per avere appunto una cottura più gentile e poi anche perché è un pane ad alta idratazione e una pezzatura abbastanza importante, siamo sui 700 grammi. Il risultato è regolare. Certo che se volessimo avere una doratura un po' più ampia dovremmo aumentare un pochino l'idratazione arrivando anche all'80% tranquillamente, perché abbiamo detto appunto che è una farina che sopporta bene l'idratazione proprio perché per le sue caratteristiche appunto di quantità di fibre e di capacità appunto di elasticità. Ecco, ha questo sapore gentile, questo gusto delicato proprio grazie a questa fibra a quale gli è stata tolta appunto la parte più legnosa, quindi più amara. Questo è appunto il pane alla mora, magari ne tagliamo un altro pochino. Ok, ecco qua.